Sono quasi tutte qui e le mie partono da quel muretto bianco che vedi laggiù, dopo l'Edera, e vado su per la collina per 28 filari. E quella, la più distante, è la vigna dove seleziono il barbaresco Ovello. Nell'ambito di quella vigna non sempre le uve migliori sono nello stesso posto, ecco. Cioè, molto semplicemente in un'annata siccitosa le andrei a prendere nella parte più fresca. Nell'annata più piovosa sicuramente sulla schiena, sul dosso, hai una qualità migliore. Trovi ancora una vigna di Nebbiolo, quella con i filari un po' storti, è la più vecchia che ho attualmente, che è stata piantata nel 67. Buona parte della vigna come terra da dolcetto è fantastica, una terra bianca molto magra. La parte a destra della vigna non è il massimo neanche per il dolcetto, anzi si adatterebbe di più al Nebbiolo, è un po' più ricca. Sono marne calcaree, quindi tu ti trovi uno strato, i primi 30 centimetri normalmente è un terreno di medio impasto, poi il terreno vero, ecco, quello che dovrebbe dare, quello che dà il terroir, è quello che c'è oltre questi 30 centimetri, quello che qui viene chiamato erroneamente tufo, perché la traduzione letterale di tu in piemontese in realtà non è tufo, ma è una marna, un'argilla. Questo è quello che trovi a oltre i 2-3 metri di profondità, gli strati di argilla, quella non è roccia, è durissima, è come il ferro. Qui ci sono tutti i nebbioli praticamente. Le prime due sono di Allier, produttore artigiano italiano, però legno francese. Queste due sono di un produttore che si chiama Kennel, è uno svizzero, e il legno arriva dalla zona della foresta dei Vosges, confine Francia-Germania. Poi c'è questa che invece è francese, Margrenier, e il legno è di nuovo Allier. Insomma, quando compri il legno la provenienza sì è importante, però è molto importante la grana, ecco, quindi per i nostri vini abbiamo bisogno di una grana fine, poi non sono così fossilizzato su una regione in particolare. La famiglia è una delle più antiche di Barbaresco, di quelle che vinificavano e imbottigliavano vino, verso il 1870, che poi diventa complicata verso la metà del Novecento, quando mio nonno praticamente si è sposato con la figlia del proprietario di un'altra azienda storica, quindi mio nonno ha smesso di fare il vino nella sua casa madre e si è spostato nella casa della moglie, che era della famiglia Rocca, un intreccio tra tre famiglie storiche, i Bianco, i Rocca e i De Forville. Poi nel 61 la mia famiglia ha comprato questa cascina dai parenti di mia mamma e da lì abbiamo iniziato a vinificare qui e imbottigliare nella cantina ex Rocca, col nome di Bianco Alfredo e Figli. Ha cambiato ancora ragione sociale negli anni 70, fine anni 70, in fratelli Bianco, Luigi e Mauro, che erano mio padre e mio zio, e poi nell'84 c'è stata la divisione di questa società e quindi abbiamo iniziato a vinificare e imbottigliare qui. Hai visto che comunque c'è un filo conduttore un po' su tutti i vini, no? La stessa sensazione che avevi sul Barbera, di eleganza, di finezza, c'è anche qui. In più qui hai proprio due marce in più per quello che è la lunghezza, la persistenza. Si scelgono le uve migliori dalla miglior vigna, quindi è sicuramente un barbaresco che si allontana un po' di più dalla classicità per avere un barbaresco un pochino più estremo. I primi 12 mesi di invecchiamento li fa in legno il più nuovo possibile. Questo è un vino che con una struttura come questa può godere di tutti i benefici di un legno più aperto, più nuovo, più fresco e non subisce i danni, ecco.